viene chiamato questo personaggio che in inglese chiamiamo Mickey Mouse? Ciao a tutti ed eccoci nel nuovo anno, buon 2022 a tutti! In questa lezione faremo un quiz sui personaggi della Disney, personaggi dei cartoni Disney, e vedremo come sono stati tradotti in italiano. Ci saranno 8 domande, ciascuna con 3 risposte multiple, e dovrete indovinare come ciascuno dei personaggi Disney che vi farò vedere è stato tradotto in italiano. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma mi raccomando, se avete bisogno di più tempo non fatevi problemi e mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer, e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione e vi spiegherò. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Come viene chiamato questo personaggio che in inglese chiamiamo Mickey Mouse? Allora è A, Mickey, oppure B, Topolino, oppure C, Topolone. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, Topolino. Topolino, che possibilmente è il personaggio in assoluto più conosciuto della Disney. In realtà, però, fatto curioso, Walt Disney aveva pensato di chiamarlo Mortimer e poi la moglie l'ha convinto a chiamarlo Mickey Mouse. In italiano è stato tradotto come Topolino, che è semplicemente il diminutivo di topo, quindi significa, Topolino significa piccolo topo. Ma noi utilizziamo mouse, quindi l'inglese mouse lo utilizziamo solamente quando ci riferiamo all'accessorio del computer, il mouse, proprio perché è stato chiamato così dalla forma molto simile a quella di un topo, e noi lo chiamiamo con l'inglese mouse, ok? Non lo chiamiamo topo, ecco, in italiano lo chiamiamo mouse. Allora, passiamo alla domanda numero 2. Come si chiama questo personaggio che in inglese è chiamato Minnie? Allora è A, Minnie, oppure B, Minnie senza la E, oppure C, Minnie Mouse. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, Minnie senza la E, che chiamiamo anche Topolina in realtà. Chi è Topolina o chi è Minnie? Insomma, è la fidanzata di Topolino. In realtà Minnie è l'abbreviazione di Minerva Mouse, quindi questo è il nome completo di Minnie, è Minerva Mouse, però col passare del tempo in realtà Minerva era stato utilizzato solo proprio all'inizio, ecco, di questo personaggio, della storia di questo personaggio, poi è stato abbandonato e si chiama semplicemente Minnie adesso, ok? E passiamo allora alla domanda numero 3. Come si chiama questo personaggio che in inglese è chiamato Donald Duck? Allora è A, Paperino, oppure B, Papero, oppure C, Donald. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, Paperino. In realtà il nome completo di Donald Duck in inglese è Donald Fauntleroy Duck,
e in italiano questo nome completo è stato tradotto come Paolino Paperino, ok? E Paperino è il grande amico di Topolino e rappresenta un po', insomma si dice che è un po' l'antieroe per eccellenza, o anche rappresenta appieno l'uomo moderno con tutte le sue nevrosi, tutti i suoi problemi, le frustrazioni, insomma. Comunque questo per Paperino. Paperino è la versione italiana di Donald Duck, ok? E passiamo allora alla domanda numero 4. Come si chiama questo personaggio che invece in inglese chiamiamo Daisy Duck? Allora è A, Daisy, oppure B, Paperetta, oppure C, Paperina. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, Paperina. Paperina è la fidanzata di Paperino, quindi Paperino e Paperina. Mentre l'opzione B, Paperetta, in realtà Paperetta Ye, come viene chiamata in italiano, è questo personaggio qui, che in inglese viene chiamato Dicky Duck, d'accordo? E passiamo allora alla domanda numero 5. Qual è il nome di questo personaggio che in inglese viene chiamato Goofy? Allora è A, Dingo, oppure B, Pippo, oppure C, Tribilin. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, Pippo. In realtà vi ho messo Dingo e Tribilin perché Dingo, o meglio Dingo, è invece la versione francese di Goofy, ok? Come la chiamano in francese, mentre Tribilin è come lo chiamano in spagnolo, ok? Quindi vi ho messo queste due opzioni e in realtà la versione italiana è Pippo. Allora, questo personaggio, chi è Pippo, chi è Goofy in inglese, è proprio il grande amico di Topolino insieme a Paperino ed è un tipo piuttosto smemorato, non è un tipo perfetto quanto invece il razionale, molto efficiente Topolino, quindi rappresenta una bella antitesi a livello dell'amicizia che ha con Topolino, piuttosto disordinato, Goofy o Pippo, ok? Quindi rappresenta proprio la controparte ideale del razionale Topolino. In realtà Goofy all'inizio era stato chiamato Dippy Dog, ma poi il nome di Goofy ha preso poi sopravvento e più popolarità. Però Goofy, l'aggettivo Goofy in inglese significa, come dire, goffo, imbranato anche o sciocco, d'accordo? Ma l'italiano Pippo non ha questa connotazione, è semplicemente il diminutivo di Filippo, d'accordo? E passiamo allora alla domanda numero 6. Come si chiama questo personaggio che in inglese chiamiamo Pete oppure Pegleg Pete? Allora è A, Dan il Terribile, oppure B, Lupo, oppure C, Pietro Gamba di Legno. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, Pietro Gamba di Legno. Allora, Pietro è l'equivalente, la traduzione letterale dall'inglese Pete, ok? Quindi Pietro è proprio il nome, da Pete oppure Peter, e Gamba di Legno è l'equivalente di Pegleg, d'accordo? Non si scriverebbe, se vogliamo proprio dire Gamba di Legno, in italiano dovrebbe avere gli spazi, giusto? Quindi Gamba di Legno, ma dato che qui è messa giù come cognome, allora ovviamente è tutto insieme in una parola sola. E Pietro Gamba di Legno è il nemico per eccellenza, l'antagonista principale di Topolino. Le altre due opzioni che vi ho messo, Dan il Terribile e Lupo, allora Dan il Terribile è questo personaggio qui che in realtà è un ladro, ok? È un ladro nei fumetti di Topolino e viene chiamato Dangerous Dan McBoo,
ok? Quindi questo è Danny il Terribile, mentre lupo invece è un avvocato corrotto e senza scrupoli che in inglese chiamiamo Sylvester Schister, d'accordo? Questo personaggio qui. Allora adesso passiamo alla domanda numero 7. Come si chiama questo personaggio che in inglese è conosciuto come Scrooge McDuck? Allora è A, Paperon de Paperoni, oppure B, Paperoga, oppure C, Ebenezer. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, Paperon de Paperoni. Viene chiamato anche Paperone oppure zio Paperone. Infatti anche in inglese viene chiamato Uncle Scrooge, ok? Ed è stato ricalcato questo personaggio sul modello di Ebenezer Scrooge, famoso ovviamente dal canto di Natale di Charles Dickens, ok? Quindi questo appunto la tipologia, questo è il personaggio di Scrooge McDuck o Paperon de Paperoni, che viene definito il papero più ricco del mondo, d'accordo? Un carattere piuttosto avaro, ok? Questo Scrooge McDuck o Paperon de Paperoni. Mentre Paperoga è questo personaggio qui ed è il cugino eccentrico di Paperino e in inglese viene chiamato Feathery Duck, ok? E passiamo allora alla domanda numero 8, l'ultima domanda di oggi. Come si chiamano questi personaggi che in inglese vengono chiamati Yui, Dewey e Louie? Allora è A, Chip, Chop e Chop, oppure B, Qui, Quo e Qua, oppure C, Tip, Tap e Top. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, Qui, Quo e Qua. E chi sono questi Qui, Quo e Qua? Sono i 3 nipoti monelli di Paperino. Degli altri 3 invece, Chip, Chop e Chap e Tip, Tap e Top. Allora, Chip, Chop e Chap me lo sono inventato per mettervelo così nel trio, delle opzioni tra cui scegliere, perché ovviamente dovevano esserci 3 personaggi, giusto? Quindi ve l'ho messo lì come trabocchetto, però Chip e Chop sono in realtà questi 2 personaggi qui che sono stati tradotti in inglese dall'inglese Chip and Dale, d'accordo? Mentre Tip, Tap e Top, ancora una volta Top me lo sono inventato io per metterlo nel trio, però Tip e Tap sono i 2 nipoti di Topolino e in inglese vengono chiamati Morty and Ferdy Field Mouse, d'accordo? E questo niente, conclude la nostra lezione di oggi, il nostro quiz sui personaggi classici della Disney. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualcosa di più oggi, che vi siate anche divertiti. Fatemi sapere nei commenti quali di queste risposte avete indovinato, quali traduzioni non conoscevate già di questi personaggi. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!